Il fascino del Cammino di Santiago è qualcosa che non si può descrivere a chi non lo ha vissuto, e dopo aver completato il cammino francese decido di percorrere quello che mi è stato raccontato come il più bello, ma la bellezza si paga, è considerato anche il più difficile, il Cammino del Nord. Sono tanti i percorsi che si intrecciano nel nord della Spagna. Io conto di spingermi verso Villaviciosa, dove il cammino si divide fra la Via del Nord e il cammino primitivo, attraversando i Paesi Baschi, la Cantabria e parte delle Asturie. I Paesi Baschi mi avevano già affascinato 2 anni fa, lungo il cammino francese. Una terra dall'identità forte, segnata da decenni di lotta e resilienza che si sente in azione a sé. È proprio questo spirito indipendente, insieme alla natura potente di questa costa, che mi ha spinto a tornare. Il mio viaggio parte ancora una volta da Bordeaux, poi in treno fino a Hendaye, l'ultima città francese prima del confine. Il déjà vu alla stazione ferroviaria è fortissimo, la stessa grande mappa, lo stesso pianoforte nella sala d'attesa. Irun e Hendaye sono di fatto un unico paese diviso in 2 dal fiume Bidasoa, che sfocia nell'Atlantico dopo essere sceso dai Pirenei. Seguo le prime frecce gialle e attraverso il ponte, inizia qui il Cammino del Nord. L'ostello municipale di Irun è gestito da volontari appassionati con quell'energia rara che spiega, più di 1000 parole, la differenza fra turismo e viaggio. C'è una differenza chiara infatti fra il turista e il pellegrino. Il turista sceglie una meta, prenota, si protegge dal disagio e si muove con comodità. Il pellegrino affronta il viaggio con il minimo necessario sulle proprie spalle, accetta fatiche e imprevisti come parte del cammino e si affida all'accoglienza lungo la via. Non visita luoghi, li attraversa, li osserva da vicino, li vive nella loro quotidianità e li condivide con altri viandanti. Dove il turista consuma esperienze, il pellegrino ne fa parte, non ha solo visto luoghi, li ha abitati per un momento, facendoli propri. Prima di partire, condivido nuovamente le mie 3 regole d'oro più una per i viaggi a piedi su lunghe distanze. Se puoi, cammina sul ciglio morbido della strada, evita asfalto e cemento. A ogni sosta, togli le scarpe, lascia respirare i piedi. Quando incontri un fiume o il mare, immergi le gambe fino ai polpacci, sgonfia i piedi e tonifica i muscoli. La qualità dello zaino conta molto di più del peso trasportato. Scegliene uno che abbia un ottimo supporto sui fianchi. Il peso si deve scaricare sulle gambe, non sulla schiena. Bene, partiamo! Da Irun a San Sebastián, Donastia in basco, ci sono poco meno di 25 km, nessuno pianeggiante. Il sentiero si inerpica deciso e si guadagnano subito oltre 500 metri di dislivello positivo. Dopo la lunga salita si scende verso Pasaia, antico porto di pescatori stretto tra pareti rocciose e l'oceano. Qui si attraversa l'insenatura in barca, primo passaggio obbligato via acqua del cammino. Poi si risale ancora, stavolta sul Monte Ulia, ultimo rilievo prima della ricompensa finale, l'arrivo a San Sebastián, adagiata tra colline e spiagge, elegante e luminosa, come un miraggio dopo una giornata intensa e mai monotona. Oggi è la città più cara di Spagna, con oltre 3 milioni di visitatori l'anno, attratti dalla sua cucina stellata, dai panorami e dalla celebre Playa de la Concha, la spiaggia cittadina a forma di conchiglia che è diventata il suo simbolo. Il sentiero sale subito deciso verso il santuario della Vergine di Guadalupe, con la prima luce dell'alba a tagliare i fianchi delle colline. All'interno, le chiese basche affacciate sull'Atlantico si rivelano per ciò che sono luoghi di mare. Sulle navate modellini di barche appesi come ex voto. Non sono ornamenti, sono promesse mantenute.
o fertili marinai scampati alle tempeste, di madri e figli rimasti a terra a pregare. Da lì in poi il sentiero si fa selvaggio e spettacolare, tra crinali erbosi, boschi fitti e scorci improvvisi sull'oceano. Cammino insieme a Lorena e José, conosciuti all'ostello, e più avanti ci raggiunge Philip, un australiano che ha fatto di Chiang Mai la sua seconda casa. A metà giornata arriviamo a Pattaya, un villaggio che sembra appartenere a un racconto di pescatori dimenticato, a metà strada tra Melville e la costa basca, dove ogni onda ha memoria e ogni muro sa di sale. Nella piazzetta affacciata sul molo, l'aria della Semana Santa è ovunque. Prendiamo il traghetto e in pochi minuti siamo dall'altra parte della baia e ripartiamo. Facciamo appena in tempo a raggiungere la famosa concia di San Sebastián, che il tempo cambia all'improvviso. Prima sole pieno, poi nubi che si gonfiano. Mi rifugio alla taberna Wanso, famosa per i suoi bocadillos con calamari. Poi il cielo si apre e lì, con i piedi nella sabbia e la luce del tramonto che filtra fra le nuvole del temporale appena passato, sento che tutto il cammino del nord è già qui, condensato in una sola giornata. Le amicizie, la fatica, l'oceano, la natura aspra, il clima impazzito, la cucina basca, la gioia di un arrivo. La tratta da San Sebastián a Bilbao si estende per circa 120 km, distribuiti su 5 tappe, con dislivelli significativi e continui saliscendi che mettono a dura prova anche le gambe più allenate. Il terreno è misto, si alternano tratti su asfalto, specialmente in uscita e ingresso dai paesi, con lunghi tratti su sentieri sterrati o mulattiere di terra battuta, dove il fango la fa da padrone a causa delle piogge incessanti. Si alternano paesini costieri e interni, Getaria, Marchina, Bolibar, Guernica, ognuno con la propria anima. È un cammino fisico, selvaggio, spesso bagnato, ma anche tra i più affascinanti dal punto di vista naturalistico di tutta la rete dei cammini di Santiago. L'arrivo a Bilbao rompe il ritmo dei paesaggi rurali. Dopo giorni di sentieri e villaggi ci si ritrova in una città viva e densamente abitata, cuore economico dei Paesi Baschi. Il cammino attraversa il quartiere di Deusto fino a raggiungere il centro. Il contrasto è netto e caratterizzato dal profilo inconfondibile del Museo Guggenheim, emblema della rinascita post-industriale della città. Raggiungo sotto la pioggia Lorena e José. Filippo invece decide di fermarsi per visitare San Sebastián. In cammino è così, ogni giorno riparte tutto da capo. È muy tonto. Dale. Qué pavo. No lo conozco. No conozco. Este americano que viene por aquí no Questo tengo ni idea americano, quién es. sì, Ni sì. idea. Camminiamo in compagnia di Gregorio e Vilma, una coppia paraguayana con cui condividerò la prima settimana di cammino.
Scendendo verso Orio troviamo un rifugio inatteso, un bar donativo con caminetto, un sogno. Un caffè con lecce, un dolce e lo scambio di piccoli regali. Io dono a Lorena e José un paio di calzini tecnici del cammino. Lei ricambia con 2 manicotti sportivi da polso. Genial! A Zaraut concludono il loro cammino, hanno l'auto lì, domani ricominceranno a lavorare a Toledo. Mangiamo insieme ottimi pinchos e raciones alla taberna Euskalduna, sempre con spesa minima e gusto massimo. Qui le tortillas de patata me encantan, che rico. Con Gregorio e Vilma proseguiamo fino a Getaria, borgo incastonato fra colline e vigneti di Ciacolì, vino bianco frizzante della zona, il cui nome per un veneto è tutto un programma. Ciacolar è chiacchierare e questo prosecco leggero e vagamente salmastro è proprio quello che ci vuole. Ancora pioggia, tutto il giorno. Oggi cammino con Suzanne, una ragazza di Hong Kong conosciuta il giorno prima. Lasciamo Getaria seguendo la deviazione lungo la costa. Scogliere, mare agitato, atmosfera sospesa. Il paesaggio è tipicamente basco, saliscendi verdissimi, ma a me sembra di essere tornato in Scozia. La tappa è dura, ma l'arrivo all'ostello Izabirde a Terpexea ripaga di tutto. Una vecchia stalla ristrutturata con cura, da fuori non lo diresti, ma dentro è tutto ordinato, pulito, caldo, pensato da chi sa davvero prendersi cura dei pellegrini. Antoni, il proprietario, ci accoglie col sorriso e la battuta sempre pronta. E lì, davanti al caminetto acceso, si forma una piccola comunità perfetta. Partiamo tutti in orari sparsi. Saluto con un nodo alla gola Christopher e Magdalena. Sento che non li rivedrò, ma non sono triste. Ichigo, Ichie. Vivi il momento perché non è ripetibile. Gregorio, Vilma, Suzanne, Laura, con loro invece ci rincorriamo per chilometri. Fino a Marchina, 17 km di nulla, sotto un cielo grigio che cancella i colori del paesaggio. Proseguiamo per altri 6 km fino a Bolívar, ostello semplice ma senza l'anima di ieri.
Cucino una carbonara con quanto ho comprato a Marchina. La scarpetta è garantita. Ho portato con me una baguette solo per questo. A cena con Vincent, belga, che sta facendo il cammino al contrario, scambiamo idee e sogni. Nepal, Giappone, Cappadocia, Georgia, mondi che si intrecciano. Il monastero di Zenaruzza si trova tra Marchina e Ghernica, immerso nei boschi delle colline basche. Fondato nel Medioevo, l'abbazia fu un importante centro di sosta per i pellegrinaggi diretti a Santiago. Oggi è abitata ancora da una piccola comunità di monaci cistercensi che mantengono vivo il silenzio e la spiritualità del luogo. Una chiesa spesso avvolta dalla nebbia o dal suono della pioggia fra gli alberi. Il cammino attraversa Guernica, nome che ancora oggi evoca una delle tragedie più profonde del secolo scorso. Il 26 aprile 1937, durante la guerra civile spagnola, la città fu scelta come laboratorio di guerra. Un attacco aereo sperimentale condotto dalla legione Condor nazista su richiesta di Franco. Nessun obiettivo militare, solo civili, mercati, case, chiese. Il bombardamento rase al suolo la città. Morirono centinaia di persone. Per decenni la stampa fascista tentò di sabbiare tutto, attribuendo la distruzione al Rojos in ritirata. Ma Guernica rimane una ferita aperta, un simbolo della crudeltà pianificata, della disumanità possibile. Un promemoria doloroso di fino a dove può spingersi l'uomo quando smette di considerare umani gli altri. Ed è impossibile per me non pensare a cosa sta accadendo oggi a Gaza. Arrivo in una cascina ostello gestita da una coppia consumata dagli anni ma con lo spirito di ventenni. La sera è stupenda e le gambe ormai viaggiano da sole, ne approfitto per allenarmi un po'. Il giorno seguente decido di tirare dritto fino a Bilbao. I paesini che la precedono hanno gli ostelli tutti chiusi o troppo costosi, meglio arrivare e restare 2 notti. Cammino quasi tutto il giorno con Anne Charlotte, che ha 18 anni e si è regalata il cammino prima di iniziare l'università. Come posso non ammirarla? Io ci ho messo 20 anni di più a prendere la stessa decisione. L'ingresso a Bilbao sorprende subito per la sua bellezza.
si attraversa la città dal quartiere de Justo, costeggiando il fiume Nervion lungo piste ciclabili e marciapiedi ordinati, tra palazzi moderni, ponti pedonali e murales che raccontano l'identità basca. L'atmosfera è viva ma scorre tranquilla, con parchi curati che si alternano a edifici residenziali e locali dove i pinchos riempiono i banconi dei bar. Arriviamo a Bilbao giusto in tempo per la partita dell'Athletic contro il Las Palmas. Non era programmato, come non lo è praticamente nulla quando viaggio. E decido di andare alla partita comprando il biglietto mentre mi faccio trascinare dalla folla dei tifosi che si stanno recando allo stadio. È bellissimo, non c'è nessuna barriera, gli accessi sono rapidi, la visuale è perfetta. Perché in Italia non ci riusciamo? Ma è ben altro il motivo che mi ha portato a fermarmi a Bilbao un giorno in più. È il Guggenheim, che è molto di più di un museo, è il simbolo di una rinascita. Costruito nel 1997 su progetto di Frank Gehry, venne finanziato interamente dal governo basco con 100 milioni di euro. Un investimento coraggioso in una città allora in declino, segnata dalla crisi della cantieristica navale degli anni 70. Oggi quel museo genera oltre 500 milioni di euro l'anno di indotto e ha trasformato Bilbao in una delle città più ricche e vivibili della Spagna. Ormai in tutto il mondo si parla di effetto Bilbao, un singolo edificio votato all'arte che ha trasformato il destino di un'intera città e dei suoi abitanti. Il museo è una meraviglia ondulata di titanio, vetro e luce. All'interno le grandi sale ti sorprendono con la loro arte e in fondo riconosco un'esplosione di segni familiari. È davvero un Pollock originale. Vederlo dal vivo, invece che su un libro, è un'altra cosa. Non è solo pittura, è gesto, è ritmo, è energia fisica rimasta sulla tela. È un'energia congelata nel tempo. E tutto mi appare chiaro. Questa città ha creduto nella bellezza e ha cambiato per sempre il suo destino. Bilbao è conosciuto anche per i suoi Esador e qui l'opera d'arte è il Chuletón. Il tratto che collega Bilbao a Santander misura circa 115 km percorribili in 4 giornate di cammino attraverso la Biscaglia e la Cantabria. Dalla modernità di Bilbao si scende lungo il fiume Nervion, passando per Porto Galete e si prosegue tra tratti costieri interni, fra scogliere, praterie e piccoli villaggi agricoli. Il terreno alterna lunghe sezioni asfaltate, soprattutto nelle aree urbanizzate, a sterrati piacevoli, spesso immersi nella campagna. I dislivelli sono moderati ma frequenti e il clima può cambiare rapidamente. Sole, pioggia e vento si possono alternare anche più volte nella stessa giornata. Si termina infine a Santander, dopo una breve traversata in traghetto in una città affacciata sull'oceano, elegante ma priva di quell'anima forte che ha reso indimenticabili le tappe precedenti e città come Bilbao e San Sebastián. Lascio Bilbao fiancheggiando per l'ultima volta il Guggenheim lungo i 10 km che costeggiano il fiume Nervion. Un tempo cuore dell'industria cantieristica è oggi teatro di una trasformazione urbana imponente.
Discendendo il fiume raggiungo Porto Galete, dove incontro Maureen, un ragazzo francese di Parigi. Attraversiamo insieme il fiume sul celebre ponte con cabina sospesa, unico al mondo nel suo genere. Dai Paesi Baschi alla Cantabria fino alle Asturie, queste coste sono un paradiso per i surfisti, grazie alle onde poderose dell'Atlantico. Spiagge come Zarau dei Paesi Baschi, Somme in Cantabria e Rodiles nelle Asturie sono tappe mitiche per chi vive il mare con la tavola sotto i piedi. Fuori dal paese, sotto un sole finalmente primaverile, rivedo chi credevo di non ritrovare più, Magdalena. All'inizio non la riconosco nemmeno con i capelli raccolti e il cappello calato sugli occhi. Sono davvero felicissimo di averla rincontrata e di poter condividere con lei dei paesaggi così speciali. Il tracciato, fra l'altro, è davvero splendido. Prima lungo la costa, tra scogliere e pascoli verdissimi, poi l'interno, dolce e bucolico. Camminiamo insieme tutto il giorno. La convinco a proseguire fino a Sant'Ulian, superando di una decina di chilometri il solito municipale. Le recensioni su Gronze non sbagliano mai. L'albergo è impeccabile, gestito da una signora gentilissima. A fine tappa, la sorpresa più bella. Anne-Charlotte è lì, con il suo sorriso calmo e gentile. Domani ripartiremo tutti insieme, direzione Laredo. Ad attenderci pioggia e vento che ci accompagnano per tutta la giornata. Mantengo la mia parola, le incoraggio, le guido, le aiuto. La prima parte della tappa è comunque spettacolare, lungo la costa spazzata dal vento con raffiche di pioggia che arrivano improvvise dal mare. Poi, per fortuna, troviamo un'alternativa più interna, accorciando di 5-6 km grazie a una strada attrezzata per i pedoni fino al monastero tappa di stanotte. Purtroppo, niente doccia con acqua calda. Dopo una giornata così, quindi, l'unica consolazione che rimane è il cibo. Mi ricordo che sono in Cantabria, famosa per le migliori alici del mondo. Lascio all'alba il monastero quando il cielo è ancora grigio e l'aria sa di sabbia bagnata. In giro non c'è nessuno e la strada mi porta velocemente verso la costa. In pochi minuti mi ritrovo a camminare lungo la spiaggia, con le prime onde del mar Cantabrico che si infrangono nel silenzio. Il tempo è incerto, il cielo cambia umore di continuo e si ha la sensazione che possa aprirsi o chiudersi da un momento all'altro. Un cammino di luce e nuvole con l'aria salmastra che non ti abbandona mai. Il passo è fresco, le gambe riposate, ma la giornata promette fatica, molti chilometri tra sabbia, sentieri collinari e salite lente che spezzano il fiato.
Oggi cammino da solo e sarà la giornata più bella dell'intero cammino. Non per il tempo, né per i paesaggi, anche se non mancano. Nemmeno per il cacioppo gigantesco che divoro alla famosa sidreria La Xiriga, una cotoletta rinforzata di jamone e queso, ma per l'arrivo a Gemes. Qui infatti c'è l'albergo di Ernesto, quello che viene definito da molti l'esperienza più importante del Cammino del Nord, e io non posso che essere d'accordo. ¿Cómo está? Ah, muy bien. México. Aquí es fenomenal, ¿no? Sí. Ernesto è un prete con il poncio, uno di quelli che ti guardano negli occhi e ci trovano il mondo. Non parla mai di religione, parla di viaggio, di scelte e di solidarietà. Di ciò che davvero conta, posso dirgli di essere ateo senza essere giudicato, perché quello che ci unisce sono questi valori che superano qualsiasi credo. Quando era giovane ha viaggiato per 3 anni da solo, dal Guatemala a Ushuaia, in una Land Rover sgangherata. Ha aspettato per mesi un pezzo di ricambio, ha affrontato i 5.000 metri delle Ande, ha dormito accanto al lago Titicaca e al suo ritorno ha trasformato la stalla di famiglia in un sogno, un ostello che esiste da 42 anni, la mia stessa età, dove sono passati ormai 140.000 pellegrini. Nessuno di essi ha mai dovuto pagare per un letto, per la cena, per la colazione o una doccia calda. Lo ascolto parlare e mi emoziono, perché sento le sue parole come fossero mie. Mi riconosco in ogni frase. È raro sentire qualcuno che ha vissuto la tua stessa verità, vissuta attraverso i viaggi e gli incontri con centinaia di persone, e riesce a trasmetterla con questa semplicità e chiarezza. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Lascio l'albergo per ultimo. Ernesto mi regala una credenziale speciale legata a un cammino intorno a Bergamo e una cartolina di Trevisum, il primo villaggio dove è stato ordinato sacerdote. Spero un giorno di tornare come volontario e raccontargli che ho completato quel cammino. Mi sento leggero, galleggio sulla strada, cammino lungo la costa tra scogliere scozzesi e spiagge infinite da percorrere scalzi, prima di prendere il traghetto per Santander. A Gemes ho dormito con un gruppo di ragazzi irlandesi e scozzesi, allegri e scanzonati. Li ritrovo per caso ore dopo, dall'altra parte della baia, mentre il traghetto sta già mollando gli ormeggi. Corriamo tutti a perdifiato, zaini che ballano sulle spalle, e saltiamo a bordo all'ultimo secondo, mentre un marinaio, con la passerella ormai ritirata, trattiene il traghetto con l'ultima cima. Non avremmo mai potuto immaginare che ad attenderci ci fosse un blackout surreale che ha riportato per un giorno l'intera Spagna al Medioevo. In questa quarta parte del Cammino del Nord, il percorso si snoda per circa 170 km lungo la costa settentrionale della Cantabria e delle Asturie, tra paesaggi oceanici, scogliere, borghi medievali e colline ondulate. Il dislivello si fa più impegnativo man mano che ci si addentra nelle Asturie, ma è sempre accompagnato da viste mozzafiato sul Mar Cantabrico e nelle giornate più limpide sui lontani e innevati Picos d'Europa.
Da Santander a Villa Visiosa si passano tantissimi villaggi e il terreno alterna lunghi tratti asfaltati e bellissimi sentieri costieri, spesso condivisi con il GR9 e le 9, due cammini escursionistici europei che seguono fedelmente la linea dell'oceano. A Villa Visiosa si giunge al bivio che divide il cammino primitivo da quello del nord, segnando una nuova scelta e un nuovo inizio. Come sempre, basta seguire il consiglio giusto al momento giusto. La titolare dell'ostello mi suggerisce infatti di seguire la costa lungo il GR9, un sentiero escursionistico che corre parallelo al cammino ufficiale, ma molto più vicino al mare. E che dire, aveva davvero ragione. Dalla Cattedrale del Mar il sentiero si snoda lungo la costa attraversando il Parco Naturale della Costa Quebrada, Geoparco Mondiale UNESCO. Questo tratto offre un paesaggio unico, con dune modellate dal vento, pinete e scogliere a picco sull'Atlantico. La camminata culmina alla suggestiva spiaggia di Arnia, dove le formazioni rocciose emergono dal mare creando uno scenario mozzafiato. Il panorama è magnifico, scogliere, calette, sentieri solitari, scorci che tolgono il fiato. Il prezzo da pagare è stato alto, tappa da 50 km con dislivello importante e terreno un po' tecnico. Impossibile da chiudere in un solo giorno, ma da dividere in due. Sono l'unico pellegrino a seguire questo itinerario, ma ogni scorcio ripaga la fatica aggiuntiva. Giornata silenziosa, perfetta per camminare. Arrivo a Sant'Iliana del Mara. Il borgo medievale è una perla, turistica ma autentica.
e ritrovo nel convento consigliato su Gronze Anne-Charlotte e a noi si aggiunge Giulia, una ragazza che scoprirò essere davvero in gamba e che avevo già incrociato ieri sera, entrambi alla ricerca del tramonto perfetto sulle dune di Liencres. Parto all'alba con Martin, Giulia e Anne-Charlotte, ma mi separo presto per fermarmi a filmare con il drone. Il percorso è dolce, colline verdi della Cantabria si alternano a minuscoli villaggi perfetti per fermarsi a mangiare un pincho de tortilla con una cagna de cerveza. Comillas è un gioiello, architettura gotica, cimiteri abbandonati e il capriccio di Gaudì, casa di un musicista eccentrico dove la luce e i dettagli dettano il ritmo. Questa cittadina sorprende per la sua eleganza senza tempo. È un piccolo borgo affacciato sull'oceano, con palazzi nobiliari, un'antica università pontificia in cima alla collina e un'atmosfera più aristocratica che marinara. Ripartiamo all'alba da Comillas, io, Giulia e Anne-Charlotte, ancora assonnati ma con passo deciso. Appena lasciato il borgo, il paesaggio cambia subito. Si aprono davanti a noi colline verdissime, morbide e ondulate, bagnate dalla rugiada e illuminate da una luce tenue e obliqua. L'oceano rimane sullo sfondo, ma ora è la campagna cantabrica a dominare, silenziosa e viva. Parto insieme alle ragazze, ma quando devo affrontare la salita preferisco salire del mio passo e accelero. Il cielo si apre, la vista è limpidissima sui Picos d'Europa, il premio della giornata. Un giorno vorrei tornare per scalarli.
A Colombres ho la fortuna di dormire in un ostello con soli 6 posti gestito da una coppia slovacca, lui ex programmatore, ora ospitaliero. Hanno ricreato l'accoglienza del pellegrinaggio antico, senza barriere tra ospiti e ospitante. Cena vegana, spazi curati, tutto pensato per farti sentire a casa. In questo villaggio, tappa di confine tra Cantabria e Asturie, si trova un piccolo ma interessante museo sull'emigrazione asturiana nelle Americhe, ospitato in una villa in stile coloniale. Racconta un pezzo poco noto della storia spagnola, quella di intere generazioni che, spinte dalla povertà, lasciavano questi paesi con uno sguardo pieno di speranza. Le sale espongono vecchie locandine dei transatlantici, mappe delle rotte oceaniche e fotografie di chi partiva per l'ignoto, con i vestiti migliori e una valigia piena di sogni. A cena ritrovo Paolo e conosco 2 ragazze madrilene, Cristina e Lucia, amiche da una vita. Ogni anno fanno una settimana di cammino insieme, una bellissima energia. L'intero percorso è lungo la costa, oggi baciata dal sole, e visitiamo i famosi bufones, grotte scavate dal mare che spruzzano e ruggiscono. A metà tappa ci raggiungono Julia e Charlotte, che si erano fermate prima di Colombres dopo aver rinunciato a proseguire per mancanza di posti in ostello. E proprio Giulia devo ringraziare per questa splendida foto. A Llanes ci attende una piazza piena di vita, chorizo, crocchette, chuletón e l'immancabile sidra. Estaba pepera y ya. La sera il tramonto sulle scogliere e poi ognuno per la sua strada. Le ragazze infatti hanno terminato la loro settimana e rientrano a Madrid. Ichigo, Ichie. Oggi tappa lunghissima, 36 km, ma tra le più belle. Lascio il cammino ufficiale per seguire le 9 come consigliato dal ragazzo slovacco che mi ha ospitato 2 sere fa. E così, ancora una volta, non vedo nessun altro pellegrino per tutto il giorno. Per la maggior parte l'obiettivo infatti è solo arrivare a Santiago, ma dopo 7000 km ormai ho imparato che l'obiettivo è sempre e solo il viaggio stesso.
Il tratto di costa dagli Ames a Ribadeseia è tra i più spettacolari di tutto il cammino. Il sentiero corre parallelo al mare, su scogliere alte e frastagliate, affacciate su un oceano che cambia colore a ogni ora del giorno. Si cammina fra prati verdi e dirupi a picco, con il rumore delle onde che si infrangono sotto di me e il vento che soffia costante. E qui nelle Asturie ritrovo il profumo inebriante delle foreste di eucalipto. Qua e là piccole spiagge nascoste appaiono tra i promontori. Poco prima di arrivare a Ribadeseia si incontrano nuovamente i fenomeni naturali più curiosi della zona, i bufones. Cavità nella roccia che emettono potenti sbuffi d'acqua e aria come se fossero dei geyser marini. È il mare che respira. Arrivo tardi a Ribadeseia alle 17:30, ma per fortuna Paolo ha trovato un appartamento anche per me e Martin. Ceniamo con l'ennesimo cacioppo e questa sera finalmente un letto vero. Ormai sono le ultime 2 tappe, oggi 20 km con pioggia e cielo grigio, domani meno di 18, sempre con un tempo incerto. Da Ribadeseia a Colunga si attraversa un paesaggio che sembra scolpito nel verde e nella pietra. Si lascia il mare alle spalle, ma l'aria salmastra continua a filtrare fra i muretti a secco. L'ambiente è tipicamente asturiano, intimo e autentico, con fattorie isolate, mucche al pascolo e una natura che sembra ancora indifferente al turismo.
Colunga è davvero minuscola, ma riesco a mangiare una fabada asturiana e a condividere l'ultima sera con Paolo e Martin. Tutto chiuso, ma troviamo un ristorantino per un'ultima cena insieme. Saluto Paolo, che mi ha ispirato alla Via della Plata, e Martin, che mi ha ricordato quanto ami profondamente l'Argentina. Parto all'alba in solitaria perché c'è un aereo che mi attende nel pomeriggio. Fa freddo ma non piove ed è perfetto così. Villa Visiosa è la tappa giusta per finire. Proprio qui il cammino si biforca. A sinistra per Oviedo, verso il Primitivo. A destra si prosegue per Gijón. I cannot say that I know you well, but you can't lie to me with all these books that you sell. I'm not trying to follow you to the end of the world. I'm just trying to leave something behind. Guadagno l'ultimo timbro con 500 km percorsi. Non sono triste, sono grato per chi continua, per chi ho incontrato, per ogni passo, per ogni addio. Buen camino, caminantes de todo el mundo. When all the water is gone, my job will be too. And I'm just trying to leave something behind. Oh, money is free, but love costs more than our bread. In the ceiling it's hard to reach. Oh, the future ahead is broken and red. And I'm trying to leave something behind.